qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro, ascendente Toro, Luna o Venere in Toro, andiamo a vedere cosa ti porterà questa Venere in Capricorno che l'abbiamo fino al 7 dicembre, va bene? Quindi nell'amore e nelle relazioni, quale apporto, quale contributo darà alla tua visione relazionale, al tuo approccio relazionale. Come vi ho detto già in altri video, la Venere in Capricorno comporta un essere più assertivi, ehm, più seri in ciò che investite, in quali persone investire. La Venere in Capricorno taglia i rami secchi, ok? E è molto minuziosa nell'investire in quelle persone che hanno quell'autenticità, quella corrispondenza autentica e vede nel futuro, vede quello che potrebbe essere nel futuro e investe, ok? Quindi non è un amore superficiale, molta concretezza la Venere in Capricorno e sarà il postulato di questa Venere per tutti i segni. Detto questo, allora andiamo a vedere per le mie ragazze e i miei ragazzi del Toro cosa ti porterà questa Venere in Capricorno. Iniziamo con le carte guida. In amore, quindi relazioni, cosa ti porterà la Venere in Capricorno? Carta guida. Mettiamo una, mettiamo due. Allora, carta guida per il Toro, cosa porta questa Venere in Capricorno? Qua abbiamo un eremita. L'eremita mi parla di o di una tua certa prudenza nell'aprirti a piano piano, no? Come la Venere in Capricorno ci dice anche. O stai pensando ad una persona del passato, o stai pensando a una persona con la quale ci sono ricordi nel passato. L'eremita guarda al passato, no? O stai pensando a una persona del passato, ci vai prudente nell'approccio relazionale, però con saggezza, cioè è un saggio l'eremita, no? Ti trovo in questa condizione qui con questa Venere in Capricorno, quindi andare con prudenza laddove senti, allora ti apri, a poco a poco. Vediamo cosa dicono le altre carte. Amore tradito. Allora, qua mi dice o che stiamo pensando a un tradimento che abbiamo avuto nel passato, e quindi con questa Venere in Capricorno ci fa mettere in luce, perché abbiamo anche tanti pianeti retrogradi, no? L'ho spiegato nel video su novembre anche. E il passato, guardare al passato per elaborare il senso della fiducia nuovamente è proprio il postulato che ti dà questa Venere. Quindi guarda al passato per recuperare il senso della tua fiducia, guarda dove sei arrivata o sei arrivato fino a questo momento grazie a un tradimento subito o inferto anche. E quindi è come se ti fossi, questa Venere in Capricorno ti porta una certa saggezza e una certa prudenza nell'aprirti. Vediamo cosa ci raccontano, vediamo un po' i tarocchi in merito, questa Venere in Capricorno. O ti sei sentita tradita o tradito nel passato e quindi stai elaborando questo con molta saggezza, come ci insegna l'eremita. Mi dice che la situazione amorosa può essere in questo momento un po' più introspettiva tua, cioè l'amore di te più che l'amore con l'altro. Però vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito, qual è la narrazione che ci paleseranno nella realtà fenomenica. Per le mie ragazze e i miei ragazzi del Toro, cosa ti porta Venere in Capricorno? Wow, la forza è un asso di denari. Guardate che carte micidiali, dopo queste carte più introspettive, magari anche di elaborazione del dolore, no? La forza e l'asso di denari, c'è un'opportunità grandiosa per te con questa Venere in Capricorno. Mi può parlare anche di una persona che vuole recuperare con te, una persona del passato o che ti sta pensando, che già conosci questa persona. Forse il segno della Vergine e del Leone, però, oppure è un'opportunità nuova, vediamo.
Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo un bellissimo asso di denari, 7 di bastoni, 8 di spade, 9 di spade. Che è successo qua, ragazze? 4 di denari. Non ce la siamo passata bene ultimamente, devo dire, perché qua mi dicono di una situazione in cui abbiamo percepito degli ostacoli o dei limiti o delle difficoltà in amore molto forti che ci hanno dato ansie, preoccupazioni e agonia mentale. O abbiamo avuto a che fare con una persona che non si apriva facilmente, questo ci dava preoccupazioni, o non ci siamo aperti noi, mettevamo dei limiti. Qua c'è un asso di denari che alla fine di tutta questa complessità. Vediamo di che cosa si tratta. Energia attuale, Toro, amore. Abbiamo il giudizio. Il giudizio mi parla di darsi conto di situazioni del passato e prendere decisioni conformi a una nuova consapevolezza. Qua il giudizio è proprio la carta del passato, questa è la carta del passato. È come se questa Venere in Capricorno ti stesse portando a riesumare il passato per vedere a che punto di consapevolezza sei giunta o sei giunto. Tant'è che le decisioni che andrai a prendere sono frutto di tale consapevolezza. Il giudizio mi parla di questo. Vediamo il positivo. Regina di denari, qua ci sei tu. Sai che cosa hai imparato dal tuo passato? Il fatto di darti la priorità. Regina di denari al positivo sei tu. E ciò che hai imparato dal passato, ciò che magari hai subito un tradimento o hai inferto anche un tradimento, è la stessa cosa perché è una realtà a specchio. Chi lo subisce o chi lo fa. E qua mi sta dicendo che questa Venere in Capricorno al positivo ti dà il senso di darti valore, il senso di darti valore, l'amore di te e il valore. Abbiamo anche Urano, no? Se non sbaglio in Toro, fatemi prendere il mio quaderno dove ci sono tutti i pianeti. Sì, Urano retrogrado in Toro, sì, sì, sì. Riconsiderare il tuo valore, quindi ridarti un valore, l'amore di te. Mi stanno parlando soprattutto di questo adesso. Vediamo il blocco in amore qual è. È proprio l'amore, il 2 di coppe. Probabilmente qua in amore non ti sei dato, non ti sei dato il giusto valore e c'è una scelta da fare in amore con qualcuno. Quindi darsi conto di fare una scelta che abbia come postulato imprescindibile l'amore di te. Qual è l'amore di te? Brava. Una volta che prendi in considerazione l'amore di te, poi fai la scelta d'amore con qualcuno. Perché l'amore di coppia ha il blocco qua. Come se dovessi o prendere una decisione in amore con qualcuno o vedere tutte le volte in cui non ti sei data o dato valore e quindi le cose sono andate a quel paese. Vediamo qua nel passato, diamanti, una scelta qua devi fare, 10 di spade. Qua c'è una scelta d'amore da fare con qualcuno, o tra due persone, oppure con qualcuno. Vediamo cosa succede, cosa ti porta la Venere in Capricorno. La torre. Regina di spade. 4 di bastoni. Qua succede un patatrack che volge al tuo positivo. Qua sì, succede qualche cosa che volge al tuo positivo. O è qualcuno che tu conosci, che deve fare una scelta, una persona che tu già conosci, ti dai conto, qualcuno o qualcosa, vieni a sapere che una persona che già conosci si lascia con la persona con la quale stava, una persona che tu già conosci del tuo passato, si lascia con la persona con la quale stava, e qua vedo un incontro con questa persona che tu conosci da tempo. O vieni a sapere col giudizio questa cosa e questa persona si lascia nei prossimi giorni con questa Venere in Capricorno e vedo un incontro con te. E questa notizia ti fa stare tranquilla e serena, cioè Regina di Denari, qua sei tu, no? Che dici, ok, ok, questo è arrivato il momento, una cosa del genere, per alcune di voi. Altrimenti qua
Fammi vedere che c'è dopo il 4 di bastoni. 5 di spade. L'imperatrice, qua ci sei tu. Allora, per molti di voi vale questa cosa che vi sto dicendo. Venite a sapere che una persona del vostro passato si lascia con una persona con la quale sta, vi chiede un incontro. Questa cosa può generare un po' di tensione a voi. Ora che faccio? Ve la prendete con calma perché l'imperatrice mi dice che questa persona vorrà tutto con te. E questo è un po' uno shock per te. Per alcuni di voi è questo, ecco perché l'asso di denari è la forza che vedevamo prima al taglio, no? Allora, per altri qua c'è l'arrivo di una persona, forte il segno dell'acquario, gemelli, bilancia, l'arrivo di una persona che ti chiede un incontro, però è che questa cosa determina un po' uno shock per te. È un po' uno shock questa cosa, perché ti vedo più riflessiva o più riflessivo del solito. Ti chiedo un incontro, però con l'imperatrice qua alla fine, come se non gli facessi tanto caso, con la regina dei denari qua, te la prendi con calma, ti prendi con calma questo incontro shock che ti viene chiesto. Che lettura interessante. Vediamo un po'. Qua c'è qualcuno che viene a scoprire qualcosa. Il giudizio, la torre, regina di spade. Venite a scoprire qualcosa, qualcuno scopre qualcosa. Vediamo di che cosa mi parla il giudizio. Energia attuale, toro, amore. Toro, amore, il giudizio. 9 di spade. Venite a sapere qualcosa o vi chiama qualcuno del vostro passato. Vediamo, regina di denari al positivo. 8 di spade. Che succede qua? Io vedo che voi saprete gestire la cosa con calma e gestendo la cosa con calma la situazione migliorerà. 2 di coppe al blocco, l'imperatore. Allora, se state già in relazione è come se questa persona possa fare qualcosa e voi questa cosa vi può preoccupare o il destino fa succedere qualche cosa per cui voi non vedete stabilità con questa persona. Subito dopo la situazione migliora però. Vediamo 10 di spade diamanti, 4 di denari, diamanti, paggio di spade. Qualcuno qua doveva fare una scelta, avete avuto a che fare con una persona che non si apriva, c'erano terze persone. Vediamo questa torre. Cosa accade quindi nel futuro? Questa Venere in Capricorno cosa porta? La torre di cosa mi parla? Asso di denari. Eccolo l'asso di denari. Allora, c'è una cosa shock che arriva, una proposta che vi sciocca, voi ve la prendete con calma, all'inizio non sapete cosa fare. Io non lo so di che cosa si tratta. Può trattarsi o di una persona che già conoscete, che sapete che si lascia con un'altra persona e quindi vedo questo incontro con te, questa persona è predisposta a darti tutto. Oppure venite a scoprire qualcosa, succede qualcosa, non lo so di che natura, succede qualcosa, anche un invito che vi può portare uno shock, che vi vede un po' sulla difensiva inizialmente e poi prendervela con calma prima di prendere una decisione. Vediamo questa regina di spade. La forza. C'è qualcuno che vuole recuperare con voi qualcosa? Guarda il 4 di bastoni è un incontro. Sì, mi marcano molto il fatto della situazione del passato qua. Significa che è importante per voi del toro confrontarvi con certe emozioni. Vediamo 4 di bastoni. Cavaliere di coppe. Allora, se conoscete una persona questa cosa vi dà uno shock, già state conoscendo questa persona, non sapete che scelta fare, non vi fidate tanto, succede qualche cosa qui. Può essere un litigio o qualcosa che però viene subito dopo recuperato. Perché questa persona si fa avanti con il cavaliere di coppe nell'avere un incontro con te. Quindi se succede qualcosa c'è questa persona che si fa avanti nel recupero della connessione con te.
C'è qualcosa che ti preoccupa qua nel presente, o venite a sapere qualcosa, o scoprite qualcosa che ti preoccupa della persona con cui già stai, o che ti piace, vedi? Hai capito? Quindi, oppure è una persona che già conoscevi, che vieni a sapere che si è lasciata con qualcuno, hai questo shock, però te la prendi con calma inizialmente perché aspetti che sia questa persona a farsi avanti e c'è qua questo invito. Ok, vediamo questo 5 di spade. La regina di spade. All'inizio potresti non sapere cosa fare, però poi vedo l'imperatrice. L'imperatrice e la regina di coppe. Sì, attendi il momento giusto e questa persona poi ti chieda scusa, si faccia avanti o ti inviti. Assolutamente sì, ti chiedono un po' di pazienza, regina di coppe con l'imperatrice, perché avrai tutto ciò che meriti in quest'arco di tempo. Magari questa Venere in Capricorno porta un po' a disfare le cose, con questo hai anche Urano. Hai Urano nel tuo segno, quindi Urano è il pianeta delle rivoluzioni, della cosa che al Toro non piacciono tanto noi cambiamenti repentini. Qua arriva un cambiamento repentino. Fatto sta che con la tua pazienza si aggiusta tutto a tuo favore. Se è una persona che già conosci nel tuo passato, si è lasciata con questa persona, arriva da te. Questo ti crea un po' di ansia, ma alla fine tu aspetti perché è una cosa che veramente hai aspettato. Se è una persona con la quale già stai, succede qualcosa che ti dà un po' di ansia, o questa persona non si apre, non vedi costruzione con questa persona, succede qualche cosa che però poi si sistema grazie all'invito di questa persona che ti chiede un incontro e quindi la tua pazienza ti ripagherà, ok? Uff, ragazze mie, che stesa interessante qua. Fatemi mettere un'altra carta di queste. Vediamo, ultima carta di Rider White per il Toro con questa Venere in Capricorno. L'otto ai denari, qua c'è una persona che si vuole impegnare a far funzionare le cose. La giustizia, vedi? Si vuole impegnare a far funzionare le cose. Cosa viene dopo amore tradito? Fammi vedere. Amore palpitante, assolutamente sì. Allora, per alcuni di voi succede qualcosa in questi giorni con la persona con cui state o con cui che già conoscete, con la Venere in Capricorno. Per questa cosa che succede è funzionale affinché si riparta. mm? Perché delle emozioni del passato, come vi insegno sempre, le emozioni sono dei, ritornano grazie a delle immagini che la tua anima ti proietta nella mente, di ricordi di tradimenti o di tradimenti di fiducia, ok? Affinché tu possa fare un certo tipo di esperienza. Come la fai questa esperienza? Con la torre che arriva, un evento all'improvviso che genera una nuova opportunità. Senza questa torre i limiti, le tue resistenze, gli attaccamenti non verrebbero meno per darti a questa imperatrice, cioè che sei tu per darti alla prosperità amorosa. Mi spiego, qua c'è amore palpitante, cioè non si vede l'ora di andare l'uno verso l'altro. Ok, andiamo a vedere adesso con i miei oracoli lui-lei che non lasciano spazio al dubbio, assolutamente. E per le ragazze che li desiderassero li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo un po' cosa ti dirà questo cavaliere di coppe. Le tue mani, la tua bocca, il tuo corpo, la tua mente, voglio tutto di te. Voglio tutto di te. Cos'altro? Ho sempre voluto te, lo capisci? Qua allora c'è una persona che vuole farti credere che ha sempre voluto te, quindi succede qualche cosa qua, o c'erano altre persone, qualche cosa. Insomma, quello che ti ho detto, ragazzi, cos'altro? Lotterò per te. Non si arrende questa persona, te l'ho già detto, vuole far funzionare le cose. D'accordo? Ok. Vediamo adesso cosa ti dicono queste altre. Meriti amore, sì, molto presto. Matrimonio, allora, questa carta mi parla di due cose, sia che una relazione o un matrimonio si chiude, che tu pensavi con un'altra persona che stava in una relazione ufficiale. Che succede? Che vieni a sapere o da questa persona o da altre persone che la situazione si è rotta e vuole un'opportunità con te, si sforzerà e lotterà per farti felice. Oppure questa persona vuole far funzionare le cose perché tu meriti amore, al di là se la conosci già o meno, no? Il matrimonio mi parla di una persona che vuole impegnarsi con te, l'otto di denari mi parla dello sforzo, dell'impegno, d'accordo? Vediamo cosa ti dicono questi altri oracoli.
E la porta del giardino mi parla di una nuova luce che avrai nelle relazioni, anche di nuove conoscenze che farai affinché saranno un po' scioccanti però queste nuove conoscenze, perché ti vedo più introspettiva o introspettivo che mai. E mi parla di un periodo, come se fosse la porta dell'Eden questa, no? Dopo un periodo negativo, dopo un periodo difficile, si apre la porta del giardino dell'Eden. Quindi a livello emozionale ti ritroverai in un nuovo stato emotivo pronta per dare il meglio di te. Ok. Vediamo cos'è quest'altro, cosa ti dice quest'altro oracolo. Fiducia e coraggio, lascia andare i timori, prosegui con determinazione, il risultato è vicino. Quindi qua c'è già una persona che avrà coraggio nel determinarsi nei tuoi confronti. A te viene chiesto di lasciare andare i timori rispetto a una relazione. Appellati al tuo sposo celeste o sposa celeste. Se avete un po' di dubbi nell'interfacciarvi a qualcuno, vi metto sempre sul canale le meditazioni, ve lo suggerisco sempre, per quando dovete affrontare qualcuno o prendere una decisione. Sono meditazioni brevissime che trovate nella playlist Meditazioni guidate nel canale. Va bene? Affinché possiate trovare quel coraggio che viene da dentro, che è comprensivo di tutte le istanze e le forze che vi abitano, che sono il tuo spirito guida, sposo celeste, lo spirito della mente creativa, i tuoi avi, i tuoi antenati, tutte queste istanze che ti danno il coraggio di fare delle cose, superare i tuoi limiti e te stessa o te stesso. D'accordo? Wow, un colossal sembra questa stessa. Complimenti alle mie eroine, ai miei eroi. Detto questo, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.